Ciao a tutti! Nel video di oggi ancora filati. Quest'estate vi avevo fatto un video che vi era piaciuto e vi avevo promesso altri video, poi non sono più riuscita a farli. Adesso ho selezionato un po' di filati e ho 3 video che vi faccio e vi farò uscire penso tutti al giovedì. Quindi se vi interessa rimanete connessi. Con alcuni di questi filati ho già fatto dei tutorial, quindi sono filati che ho già usato e vi mostro il risultato e poi vi lascio il link di tutti i tutorial di tutti i pezzi che vi mostro nella descrizione del video. Altri invece sono filati nuovi con cui magari potremmo fare qualcosa più avanti. Tutti questi filati che vi mostro oggi, e sono quasi tutti della Mondial, a parte questo che è di DMC, li trovate nello shop online della merceria Arcobaleno, che è la merceria della mia zona, da cui mi rifornisco da anni. Se vi interessa qualcuno di questi filati, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online in cui potete trovarli tutti in diversi colori. Il primo filato di cui vi parlo è l'Arte di Mondial. È un filato super divertente, sono 6 matassine, alcune di colore in tinta unita e altre sfumato, sui toni ovviamente dei colori in tinta unita. È un filato super divertente che si presta a tante lavorazioni diverse. Dietro avete degli schemi con i QR code da scansionare per scaricare poi lo schema. In totale sono 180 grammi per un totale di 400 metri. Ogni matassina è di circa 30 grammi. La composizione è 52% lana vergine merino, 48% microfibra e sono consigliati ferri uncinetti da 4 o 5. È un filato super morbido, liscio al tatto, vagamente pelosetto. È un filato a 4 capi, ritorti, molto bello, che si presta a tante lavorazioni diverse. Qualche anno fa con l'Arte della Mondial vi ho fatto questo cardigan, che è un cardigan fatto di mattonelle, super semplice da fare, super morbido. La parte colorata è fatta con l'Arte del Mondial, il filato di cui vi ho appena parlato, mentre la parte beige, per la parte beige ho usato un filato che adesso non trovo più, era il Gioia, non mi ricordo di che marca, che potete sostituire con il Super Wool della Mondial, di cui vi parlerò dopo. Se vi interessa fare questo cardigan trovate il link al tutorial nella descrizione del video. Un filato nuovo per me è il Super Wool della Mondial, che è un 100% lana vergine merino extra fine, di una morbidezza estrema, proprio una cosa. È un filato morbidissimo, ritorto, vagamente elastico quando lo lavoriamo. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 3,5-4,5. Questo è un campioncino che ho fatto col Super Wool, è super morbido. Questo è fatto ad uncinetto e spero che sarà un tutorial che uscirà a breve. Per il momento è solo un'idea. Il filato è questo, super arioso, sono 6 capi ritorti e ogni capo è fatto di 2 fili. Un altro filato super divertente è questo, è il Wool Ball di Mondial, sono gomitoli grandi, ogni gomitolo pesa 200 grammi ed è lungo circa 400 metri. La composizione è 30% lana vergine, 70% microfibra.
Sono consigliati uncinetti da 4,5, 5 e all'interno, anche in questo caso, Mondial ci regala uno schema. Il filato si presenta in questo modo, è meraviglioso, lucido e pelosetto allo stesso tempo, non è un filato regolare, ha dei punti in cui è più spesso e dei punti in cui è meno spesso e ha queste sfumature di colore meravigliose. Con il Wool Ball l'anno scorso vi ho fatto il tutorial di questo berretto, che è, credo, uno dei berretti più semplici che possiamo fare ad uncinetto, e anche di questo vi lascio il link nella descrizione del video. Ma con questo filato ho visto cose meravigliose fatte, anche un bellissimo poncio, si possono fare maglioni, è una lana calda e super morbida, anche lavorata a punti bassi come questa, che sono tutti punti bassi. La lavorazione è comunque morbida e il gomitolo comunque ha una buona resa. Con questo bel gomitolo ci si diverte parecchio. Un altro bel filato morbido e divertente è il For You, sempre di Mondial. Anche in questo caso ci regalano uno schema. La composizione è 80% lana vergine merino, 20% microfibra, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 220 metri. Sono consigliati ferri da 3,5, 4,5 e uncinetti da 3, 3,5. Questo filato direi che parla da solo, anche questo è un filato che non è regolare, è più spesso e meno spesso e ha delle sfumature meravigliose. Rispetto al Wool Ball è più sottile, ovviamente, ed è più lucido, meno pelosetto, più lucido. Con questo filato sto facendo uno scaldacollo, adesso vediamo se farò o meno il tutorial. Questo è fatto a ferri, ma ultimamente abbiamo capito che potremmo farlo con l'uncinetto con la tecnica del nooking, ed è di una morbidezza incredibile, cioè adesso io non riesco a farvelo probabilmente capire e non si vedono neanche tanto bene i colori, che sono in realtà meravigliosi. Super morbido. Ecco, se dovete fare un lavoro che abbia sostegno, questo ovviamente non è il filato giusto. Questo è super morbido. L'ultimo filato di cui vi parlo oggi è questo, è un filato bulky, bello grosso, è il Merino Essential 8 di DMC. Sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 80 metri. La composizione è 55% lana merino e 45% acrilico. È un filato anche questo morbido, e chiaramente si sente che questa è più lana e questo è più acrilico, però è un bellissimo filato morbido con cui potremmo fare, per esempio, un bel berrettone come questo. Però con un gomitolo otteniamo un berrettino come questo, che è un berrettino che può andare bene ad un bambino di un anno e mezzo. Se vogliamo fare il berretto per un adulto ne serve più di uno. Probabilmente con 2 gomitoli facciamo 3 berretti, però un gomitolo non basta per un adulto. Questo è fatto ad uncinetto. Non vi ho ancora fatto il tutorial di questo, ma probabilmente arriverà a breve. Tutti i filati di cui vi ho parlato oggi li possiamo usare sia con i ferri che con l'uncinetto, e direi, a parte questo che è veramente grosso, con questi possiamo fare tutto quello che vogliamo.
Questo è perfetto anche per lavorazioni per bambini e anche questo secondo me, ma con tutti questi possiamo fare da accessori come berretti, sciarpe, scialli a maglie, maglioncini, cardigan, gilet, tutto quello che ci viene in mente. Con questo invece, che è un filato molto grosso, vedrei bene appunto un berretto ad uncinetto o uno scaldacollo, un cuscino. In alternativa, per far maglioni, io qui userei i ferri o il nooking. Se non avete visto i tutorial del corso sul nooking e vi interessano, vi lascio anche quello nella descrizione del video. Aspetto di leggere tutti i vostri messaggi, fatemi sapere se conoscevate già questi filati, se li avevate già usati, se avete già fatto cose meravigliose e se le avete fatte cosa. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo video, ci vediamo nel prossimo e come sempre nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!